50%. Esattamente la metà. È l'incredibile percentuale di forza riproduttiva che la tua specie e quasi tutta la vita complessa sulla Terra butta via ad ogni singola generazione. È un suicidio matematico. Se tu potessi clonarti da solo, senza bisogno di un partner, la tua discendenza dominerebbe il pianeta in pochi secoli, circa 800 anni. E invece sei qui, frutto dell'unione di due individui. Ma ti sei mai chiesto perché? Immagina di avere una fabbrica infallibile, una macchina che sforna copie perfette di te stesso. Questa è la riproduzione asessuata. I batteri lo fanno, alcune lucertole lo fanno, persino certi squali lo fanno. Un individuo diventa 2, 2 diventano 4, 4 diventano 8. È una crescita esplosiva, una certezza incerta che domina lo spazio. Non ci sono maschi, non ci sono femmine. Tutti, ma proprio tutti, si riproducono. È come un esercito, dove ogni singolo soldato può creare altri soldati dal nulla. Perché abbandonare un'arma così perfetta? E poi, oltre 1 miliardo di anni fa, la vita ha preso una deviazione folle inventando il sesso. E molto tempo dopo ha inventato 2 categorie distinte. Improvvisamente, per fare un figlio, servono 2 individui. E qui arriva il paradosso che ha fatto impazzire generazioni di biologi. Pensa a una popolazione dove tutti sono femmine capaci di clonarsi. Ora pensa a una popolazione divisa a metà tra maschi e femmine. La prima popolazione raddoppierà ogni generazione, schiacciando la seconda. I maschi non producono figli direttamente. Dal punto di vista della pura matematica evolutiva, i maschi sono uno spreco di risorse. Il sesso doveva estinguersi, doveva sparire. Eppure tu sei il risultato di questa scelta antieconomica. Fermati un attimo. Guardati. Sei una macchina biologica complessa, formata da trilioni di cellule che collaborano. L'evoluzione non fa regali e non perdona gli sprechi. Se un tratto dimezza la tua efficienza riproduttiva o costa il doppio dell'energia, viene spazzato via dalla selezione naturale, senza pietà. La domanda non è se l'evoluzione è cieca, è cosa l'ha costretta a scegliere la via più difficile. Tra poco vedrai perché un nemico invisibile ha reso la clonazione la condanna a morte più veloce dell'universo. Ma prima dobbiamo capire cos'è davvero un maschio e cos'è una femmina. Stiamo per scendere a un livello dove non esistono convenzioni sociali, non esistono generi, non esistono sentimenti. Esistono solo cellule, genetica e una spietata lotta per la sopravvivenza. Rimpicciolisci la tua mente fino a diventare grande quanto un granello di polvere. Poi ancora più giù, fino a sfiorare la membrana di una singola cellula in un oceano primordiale. Stiamo andando a cercare il momento esatto in cui l'universo ha spaccato in 2 la biologia. Una breve precisazione prima di immergerci nell'abisso. Questo video è a puro scopo educativo e illustrativo. Vogliamo mostrare cosa succede davvero nella biologia evolutiva a livello cellulare e genetico. Parleremo di riproduzione, gameti e selezione naturale in termini strettamente scientifici. Nessun creatore, nessun disegno intelligente, solo la brutale, magnifica forza della natura che si adatta. Ora, immagina di essere un organismo unicellulare in quell'oceano antico. Devi riprodurti e devi prendere una decisione. Puoi dividere le tue energie creando 2 cellule figlie di media grandezza. Oppure puoi barare. Alcuni organismi hanno iniziato a creare cellule enormi e ricche di nutrimento per favorirne la sopravvivenza. Altri, invece, avendo a disposizione la stessa energia, hanno preso la strada opposta. Hanno iniziato a produrre milioni di cellule minuscole, veloci, senza nutrimento, sperando che trovino una cellula grande a cui unirsi. Ecco, l'hai appena fatto. Hai inventato l'anisogamia. L'anisogamia è una parola difficile per un concetto di una semplicità disarmante. Significa gameti disuguali. In natura, femmina significa semplicemente l'organismo che produce il gamete grande. Maschio significa l'organismo che produce il gamete piccolo.
È tutto qui. È come se due investitori affrontassero il mercato. Uno compra un solo bunker sotterraneo, super corazzato e pieno di provviste. L'altro compra 1.000.000 di droni leggerissimi ed economici e li lancia ovunque. Il bunker è l'ovulo. I droni sono gli spermatozoi. Due scommesse opposte sulla stessa identica partita. Far sopravvivere il tuo DNA. Ma perché non rimanere con gameti tutti uguali? Perché la natura odia le vie di mezzo. Se fai gameti medi, non hanno abbastanza nutrimento per sopravvivere bene e non sono abbastanza numerosi per avere tante probabilità di incontro. È un solidissimo vicolo cieco. Quindi la popolazione si spacca verso gli estremi. Chi fa gameti giganti diventa uno specialista dell'investimento. Chi fa gameti microscopici diventa uno specialista della ricerca. Si cercano, si attraggono, si fondono. Una vastità microscopica che si completa. Il sesso è nato così, non come un progetto romantico, ma come una spietata divisione del lavoro cellulare. Ma c'è un problema enorme. Negli anni 70, il biologo evoluzionista John Maynard Smith fece un calcolo matematico che sconvolse la comunità scientifica. Lo chiamò il costo doppio del sesso. Immagina un prato. Ci sono due tipi di organismi: quelli sessuati, che producono maschi e femmine, e quelli asessuati, che si clonano. Una femmina asessuata fa 2 figlie, che fanno 4 figlie, che fanno 8 figlie. Tutte si riproducono. Ma la femmina sessuata fa un maschio e una femmina. Solo la femmina farà figli. Ad ogni generazione, chi si clona ha un vantaggio del 100%, il doppio della velocità, il doppio della resa. In poche decine di generazioni, i cloni dovrebbero aver divorato ogni risorsa e spinto l'organismo sessuato all'estinzione totale. La matematica non mente. Il sesso è un fallimento evolutivo. Eppure, guardati intorno. Quasi tutti gli animali, le piante, i funghi, lo usano. Perché? Se la natura ha mantenuto un sistema così incredibilmente svantaggioso, significa che deve esserci un beneficio gigantesco. Qualcosa di così vitale, così estremo, da giustificare il buttar via metà della propria potenza riproduttiva. E se ti dicessi che sei in guerra in questo momento? Che non c'è mai stata pace? Che sei circondato da un nemico che non dorme mai? La risposta al più grande paradosso della biologia non si trova negli animali. Si trova in qualcosa di molto più spaventoso. Tieniti forte, perché stiamo per conoscere l'assassino perfetto. Quello che ti costringe a mescolare le tue carte ogni singola volta che vuoi avere un figlio. Batteri, virus, funghi patogeni, parassiti. Loro sono l'esercito invisibile. Immagina che il tuo corpo sia una cassaforte blindata e il tuo DNA sia la serratura. I parassiti sono scassinatori. Hanno un vantaggio terrificante su di te. Si riproducono milioni di volte più in fretta. Mentre tu impieghi 20 anni per fare una generazione, un batterio ne fa una ogni 20 minuti. Evoluzione a velocità smodata. Provano chiavi, mutano, cambiano, si adattano. Se tu sei un clone, il tuo corpo è identico a quello di tua madre e a quello di tua nonna. Hai mantenuto esattamente la stessa serratura per 1000 generazioni. Quanto pensi che ci metterà il virus a trovare la combinazione perfetta? È un massacro inevitabile. Il virus trova la chiave per il primo clone. Ma siccome tutti gli altri cloni hanno la stessa serratura, il virus li stermina tutti. Boom! In un attimo, l'intera popolazione asessuata collassa. È un'esistenza che cancella se stessa. Ed è qui che entra in gioco il genio brutale del sesso. Il sesso non è altro che un gigantesco rimescolatore di geni. Quando un maschio e una femmina si accoppiano, non passano una copia del loro DNA. Lo tagliano, lo spezzano, lo incrociano e lo incollano in una combinazione che non è mai esistita prima nell'intera storia dell'universo. Hai appena cambiato le serrature. Il parassita, che ha passato 1000 generazioni a decifrare il codice dei tuoi genitori, si schianta contro un figlio
che ha una serratura completamente nuova. Deve ricominciare da capo. Tu sei vivo oggi perché i tuoi antenati hanno pagato il costo doppio del sesso per non essere prevedibili. Questo fenomeno ha un nome poetico e feroce: l'ipotesi della regina rossa. Prende il nome dal libro Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, il seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie, dove la regina rossa dice ad Alice: «Qui, vedi, ci vuole tutta la velocità». È esattamente quello che fa il tuo DNA. Corre, muta, si rimescola, solo per non farsi raggiungere dall'estinzione. Pensi che sia solo una teoria? Gli scienziati l'hanno visto accadere dal vivo. Nei laghi della Nuova Zelanda esistono lumache che possono scegliere se clonarsi o fare sesso. Quando l'acqua è priva di parassiti, le lumache si clonano, risparmiano energia. Ma quando l'acqua si riempie di trematodi letali, le lumache asessuate vengono decimate. Sopravvivono solo quelle che fanno sesso. Il parassita forza l'evoluzione a pagare il prezzo. Forte, più forte, devastante. Una vittoria disastrosa per chi pensava di poter restare fermo. Se sei arrivato fin qui, è perché una parte di te voleva capire come sei fatto davvero. E c'è molto altro da scoprire. Ma non abbiamo ancora finito con i tuoi difetti. I parassiti sono il nemico là fuori. Ma c'è un altro assassino. E questo vive dentro di te, nei tuoi stessi geni. Se ti dicessi che la clonazione ha un difetto di fabbrica così grave che alla lunga trasforma ogni organismo in un mostro genetico? Tra poco vedremo perché il sesso non è solo un rimescolatore, ma il più grande sistema di pulizia dell'universo. Immagina di fare la fotocopia di una fotocopia. La prima è quasi perfetta. La seconda ha un alone grigio. La 100ª è illeggibile. Ogni volta che il DNA si copia, commette degli errori, delle mutazioni. Molte sono innocue, ma alcune sono dannose. Se sei un clone, ogni errore che fai viene passato a tutta la tua discendenza. Per sempre. È un meccanismo chiamato il cricchetto di Muller. Pensa alla ruota di un cricchetto meccanico. Gira solo in una direzione. Non puoi tornare indietro. Un clone accumula mutazioni negative, generazione dopo generazione. Il peso genetico diventa sempre più schiacciante, finché l'intero lignaggio collassa su se stesso per pura spazzatura genetica. Come fai a girare la ruota al contrario? Come fai a ripulire il codice? Ancora una volta il sesso. Durante la ricombinazione, quando si formano gli spermatozoi e le cellule uovo, i cromosomi si scambiano pezzi. È come se tu avessi un mazzo di carte con alcune carte rovinate e il tuo partner un altro mazzo con altre carte rovinate. Mischiandoli e ridistribuendoli, puoi creare una mano di carte perfetta, senza alcun difetto, lasciando tutte le carte rovinate in un'altra mano che verrà scartata dalla selezione naturale. Il sesso concentra le mutazioni peggiori in alcuni individui sfortunati che non sopravvivono, salvando e purificando il resto della popolazione. Quindi, ricapitoliamo l'assurdità della tua esistenza. La biologia si è spaccata in due strategie estreme: uova giganti e spermatozoi microscopici. Ha accettato di buttare via la metà della sua potenza riproduttiva. Ha inventato i maschi e le femmine. Ha creato la danza più complessa, costosa e pericolosa dell'universo. E tutto questo solo per due motivi: per correre più veloce dei parassiti che vogliono divorarti vivo e per ripulire il tuo codice dagli errori che ti distruggerebbero dall'interno. Un'oscurità luminosa, un ordine caotico. Questa è l'evoluzione. Ogni volta che guardi un'altra persona, ricordati che non stai guardando un individuo isolato. Stai guardando una fortezza genetica temporanea, un incastro irripetibile che è stato calcolato per sopravvivere esattamente in questo millennio, contro le minacce di questo millennio. Non ci sarà mai più un mix di geni uguale al tuo. Sei un bersaglio mobile. Sei l'arma finale di una guerra cominciata negli oceani di un pianeta giovane, combattuta da miliardi di organismi che sono morti per permettere al tuo codice di essere sempre un passo avanti.
Ogni cellula del tuo corpo è il risultato di una vittoria improbabile. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra 10 elevato a 10 miliardi. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. Non sei nel cosmo. Sei fatto di cosmo. Io sono Renderium. E questa era la guerra invisibile che ti ha reso ciò che sei. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro l'evoluzione ha ancora segreti che il tuo stesso DNA non vuole farti leggere. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così. Aiutami a mostrarglielo.